Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. Io sono Max. Allora, stasera vi presentiamo un curiosissimo ibrido tra un Lee Enfield e un Martini Henry. Abbiamo qua un Martini Enfield Mark VI. Ok ragazzi, questo è un, come dicevamo, un Martini Chamber check! libero. Questo è un Martini Enfield Mark VI in calibro 303 British. È un, come potete vedere già a prima vista vi sembra una cosa molto particolare, e in effetti lo è. Questo qua è un fucile, di fatto un ibrido tra un Long Lee Enfield e un Martini Henry. Infatti l'azione è puramente Martini Henry, vediamo anche uno short lever, quindi col blocco, col suo sistema bello a blocco cadente, il calcio tipico del Martini, mentre da qua in avanti è completamente un Long Lee Enfield, un MLE, insomma. E come nasce questo fucile? Non è una versione con la canna sostituita, come molti furono in passato. Quando fu introdotto il Medford e poi il Lee Enfield, molti vecchi Martini Henry in calibro 577 450 furono convertiti e cambiati di calibro in 303. Questo qua invece una pratica frequente per i fucili dell'epoca, subire le conversioni, le peggio conversioni del mondo. Esatto, perché non si buttava via niente, e fucili che magari, visto che lo sviluppo delle armi in quel periodo era rapidissimo, non si buttavano via fucili magari costruiti solo per pochi anni prima, perché potevano tornare anche utili meno di 10 anni prima. Esatto, da buttare. Potevano tornare utili per l'uso magari a forze di seconda linea o a milizie, come anche in questo caso, ma adesso ci arriveremo. Allora, come dicevamo, cosa salta subito all'occhio di quest'arma è la sua, diciamo, la sua linea. Questo qua è un fucile che nasce interamente in 303, questo qua nasce così, non è una conversione, nasce proprio così. Vediamo che il calibro ovviamente è il 303, a differenza dei vecchi esemplari convertiti che venivano camerati per vecchi tipi di munizione, quindi diciamo ancora le palle round nose. Questo qua vediamo che nasconde un segreto sotto il copricanna. Se togliamo con molta cura il copricanna, moltissima cura, così, ok, ecco che vediamo, andiamo a vedere tutti i marchi sotto la canna, vediamo Nitro Proof 303 e sotto da qualche parte dovrebbe esserci il marchio HV, ovvero High Velocity. Adesso lo troviamo, dov'è? Nitro Proof, High Velocity, prima o poi lo troveremo. Ok. E questo infatti nasce per sparare le cartucce Spitzer. Infatti quest'arma, anche se non ha nessuna data, nessun anno di fabbricazione, risale agli anni 10, infatti è stato fatto negli anni 10. Per chi venivano fatti questi fucili e da chi? Questi fucili venivano fatti da armaioli civili utilizzando pezzi e canne prodotte da altri arsenali civili sotto contratto statale, quindi tipo la BSA, la LSA, e questo nello specifico è stato fatto dall'armaiolo William Ford di Birmingham. Qua vediamo l'incisione, il marchio sul calcio. Non ha nessun marchio militare. In effetti queste armi per chi venivano prodotte? Venivano prodotte per milizie, insomma, erano tribali, semi-ufficiali, nel senso, questi fucili qua venivano fatti soprattutto per le milizie canadesi, ma in particolare per le milizie o i corpi paramilitari lealisti dell'Irlanda del Nord, dell'Ulster, quindi diciamo gli irlandesi. All'epoca l'Irlanda era ancora sotto la corona e il governo inglese, contro la sua stessa legge, ovvero l'Home Rule, che diciamo impediva ai civili di comprare, o corpi paramilitari civili di comprare armi, diciamo che il governo inglese saggiamente faceva in modo che le armi arrivassero alle forze che gli facevano comodo, diciamo, quindi alle forze appunto lealiste, tipo la UVF, ovvero la Ulster Volunteer Force, alla quale con tutta probabilità questo fucile è stato destinato.
sebbene sul calcio non ci sia il tipico marchio della UVF, quindi diciamo che queste armi quasi sempre andavano all'UVF oppure alle milizie canadesi, uno dei due, quindi poi allora rimettiamo il suo No, lascialo così. Mi piace così. No, dai, ce lo rimettiamo. No. Dai, lo rimettiamo, Max, non rompere. Allora, con molta cura, perché questi affari qua erano molto noti per rompersi. Infatti questo qua è stato rotto in un'epoca passata della sua storia. Non si può rompere. Vabbè, però ce lo mettiamo perché fa parte dell'arma, è completa così, quindi ce la mettiamo. E è un problema comune anche sui long lee, la fragilità di questo tipo di cosa, anche perché, come è riportato sui libri di Scannerton, per smontarli spesso i soldati ci andavano sotto con la baionetta e spaccavano tutto. Perché qual è il sistema? Bisogna essere molto cauti. Poi puoi immaginare il soldato inglese appena uscito dal pub che deve pulire l'arma in sveltissimo prima della parata e cavava tutto e spaccava. Comunque, vediamo che, come dicevamo, passiamo agli organi di mira. Gli organi di mira sono una mira a rampa e alzo, graduata da 200 yard a 500 yard sulla rampa e da 600 fino a 1700 yard sul ritto in elevazione. Adesso non lo spostiamo perché l'ho tarato per i 100 metri e deve stare così, però appunto hai messo la colla? No, però sta su, è bello stretto da solo, mantiene bene l'alzo, non balla, però evito di toccarlo troppo. Questo va su e giù un po' come prepuzio. Poi vediamo che la fascetta in volata è puramente long lee, cioè questo qua è proprio come uguale, identica a quella del long lee, con anche l'attacco baionetta che nato per contenere la bacchetta, col buco per contenere la bacchetta di pulizia, che però non c'è, veniva omessa esattamente come sui long lee. Sì, perché gli erano... buco? Sì, esatto. E tra l'altro strano perché nei long lee era omessa a favore del pull trout, quindi del cordino di pulizia. Questo nel calcio non ha il cordino di pulizia, ma magari ce l'ha il tappo? No, non ce l'ha. Allora. E quindi non so, immagino che per pulirli questi qua si arrangiassero. L'aggancio da baionetta che consente di montare la sua baionetta pattern 1888, questa qua, che è quella del Lee Metford. Nasce per il Lee Metford e viene usata per tutti i fucili. Non era più quella del Martini. No, anche perché quella del Martini, i Martini ricordiamo che avevano o la baionetta a ghiera qua davanti, che si affittava a ghiera per la fanteria, e mentre invece i sottufficiali avevano l'aggancio laterale che poteva montare la baionetta a yataghan. Questo già monta la baionetta del Lee Metford, quindi pattern 1888, montala. Quindi è una trappola sto zavaglio. Spingi, ok. Sì. Aia. No, non farti male, che già ci sono io che mi faccio male con le baionette, evita anche te. Quindi vediamo che con la baionetta diventa una bella sberlone, ci sta anche molto bene, diciamo, è una gran bella baionetta questa, a me piace da matti. Queste baionette hanno sempre questa linea bellissima. Poi vediamo che il fucile è corredato della sua cinghia in cuoiaccio bianco, tutta sporca. E puzza. Che puzza forte. Puzza tanto. Non è il fucile, è la cinghia che puzza. La cinghia puzza veramente tanto. Sembra latte andato male. E probabilmente è latte andato male perché per imbiancarle usavano quel mistura di caolino e latte cagliato. E latte cagliato, sì, latte buono. Mischiato per dipingere le cinghie. Lo facevano anche già, è un sistema che usavano fino dai tempi del Settecento. E ok, poi passiamo all'azione. L'azione, cava la baionetta. Merda. Ok. Allora, passiamo all'azione. Anzi, giusto, ci siamo dimenticati solo una cosa, di parlare delle mire. Le mire non hanno possibilità di essere regolate in deriva. Le mire, né la mira davanti né la mira posteriore è regolabile in deriva. Quindi sì, diciamo che per l'uso da parte di una milizia era considerato, si vede, più che sufficiente. Poi io con questo ci ho spara benissimo ed è perfettamente in linea col bersaglio, quindi per fortuna non richiede regolazioni di deriva. Passiamo all'azione allora. Invece l'azione vediamo che, come dicevamo prima, è la classica azione martiniere. Questo zavaglio originale. Sì. Direi hai messo benissimo il cuoio, ancora morbido, da Dio.
E azione Martini Henry, quindi chiaramente azione a blocco cadente, vedete che permette di inserire, prendiamo un bossolo sparato, lo infiliamo dentro, chiudiamo, sentiamo anche lo scatto che è leggerissimo e netto, ma è una cosa spettacolare, sembra uno scatto da arma da caccia. E ping! È bellissimo, questo fucile qua merita di essere comprato solo per sta puttanata qua. Prova anche te lo scatto, Max. Sembra quello di un Holland, eh? Tink! Fantastico, meraviglioso. E quindi sì, diciamo che è un'azione di per sé ignorantissima e estremamente robusta. Quindi, però chiaramente è un'azione che di per sé era limitata al colpo singolo, cosa che per l'uso di milizie irregolari non era poi visto come una cosa proprio poi tragica. Insomma, si tendeva sempre a fare in modo che le milizie, soprattutto quelle irregolari o comunque ai limiti della legalità, non avessero armi. L'ultimo modello. Esatto, quindi diciamo che era perfettamente accettabile che fosse a colpo singolo per l'uso che andava a ricoprire. Qua vediamo appunto delle cartucce originali Mark 7, che erano quelle per cui questo fucile è stato camerato. E poi che dire ancora? Direi che la canna è proprio un tubo. La canna è proprio un tubo, sì. La canna è profilo cilindrico, è esattamente come quella degli Enfield. Però è pulita bene in volata. Sì, la canna è spettacolare. Infatti ci ho già sparato con quest'arma qua ed è bestiale, è precisissima. Io ci ho usato cartucce caricate con la classica dose, la dose magica sugli Enfield 1 e Enfield lunghi, e P14 39 di N140 con la palla Sierra da 150 grani, soft point a base piatta, cartuccia lunga 73 mm, e vanno da Dio. Questo affare qua, guarda, mi piacerebbe anche usarlo qualche volta in qualche garetta così, perché è veramente un'arma bellissima da usare, poi divertentissima, cioè aprire, fa schizzare fuori il bossolo, è meraviglioso. E che dire, direi che quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, e speriamo di poterla provare al più presto e di fare una bella recensione video sulla prova di tiro. Da Cook e da Max è tutto. Ciao.